Ripartiamo dal Ponte della Maddalena o Ponte del Diavolo visto ieri sera. Dopo aver soggiornato all'Hotel Milano, che mette a disposizione un garage di una costruzione proprio vicina, attigua all'hotel, Siamo lungo la via Francigena in Toscana, inclusa nelle varie vie romee che attraversavano l'Europa e toccavano i santuari e le città più sacre dell'allora mondo conosciuto. vi porto con me sul Ponte del Diavolo, Così chiamato in gergo popolare, anche se il nome sarebbe Ponte della Maddalena, costruito intorno all'anno 1000 dalla contessa Matilde di Canossa, che qui ebbe una grande importanza nella zona della Garfagnana, dove siamo entrati. La costruzione che vediamo oggi risale all'anno 1300. Quando venne ricostruito, la forma classica medievale a schiena d'asino, con un'assoluta particolarità che prende da queste parti, e cioè le arcate asimmetriche. Sappiamo che moltissimi ponti sparsi per l'Italia prendono il nome di Ponte del Diavolo proprio per le tradizioni orali che si tramandano da bocca in bocca nel corso dei secoli, In particolare questo ponte sembra abbia una storia tutta sua. dovuta al capo muratore che lo stava costruendo, che era stato assalito dall'ansia di non riuscire a finirlo e dalle conseguenze che questo avrebbe avuto, Fa un patto col diavolo per poterlo terminare in tempo. che gli chiede in cambio l'anima del primo passante sul ponte. Pentito per l'accordo raggiunto, consigliato da un ecclesiastico locale, farà passare un porco, di fatto prendendosi gioco dell'accordo fatto col maligno. E buongiorno anche da parte mia. Oggi l'itinerario è abbastanza ambizioso perché l'idea è di fare tutta l'interna, ma come sempre lungo la strada, quando la stanchezza aumenterà, sicuramente decideremo se cambiare o meno. Quindi fiera di esserci venuta per la prima volta. Per Francesco non era la prima volta, è stato il primo passante, però insomma mi ha accompagnato in questo giro a Borgo a Mozzano. Basta con le cazzate, vamos! Il ponte collega tuttora i due versanti del fiume Serchio. Ci dirigiamo verso Castelnuovo di Garfagnana, lasciando la meraviglia del ponte di Borgo a Mozzano. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for sunset. Siamo nel centro di Castelnuovo, di fatto capitale della Garfagnana. Siamo davanti alla rocca ariostesca, pensate 500 anni fa, perché dal 1522 al 1525 fu governatore della Garfagnana, all'epoca provincia estense, Ludovico Ariosto. I got lost along the way, fell between the foam, pulling the stitches. La rocca, che ha subito anni di ristrutturazione, oggi ospita proprio un museo dedicato al grande poeta. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. Una storia spesso importante e tradizioni che si tramandano e che garantiscono l'autenticità del posto. Tutto questo, raccontano, è la Garfagnana. Dove il traffico di colpo sembra scomparire, comunque la nostra destinazione è vicinissima, 1,5 km per fabbriche di careggine. Intanto vi lascio la visiera aperta, così sentite il rumore dell'Acra insieme a noi, che è una goduria pazzesca. All I know, I got lost along the way. Siamo nel comune Vagli Sotto e questo è il lago di Vagli, un bacino artificiale che ha sfruttato le acque del fiume Edron. Sotto queste acque c'è un vero e proprio paese fantasma, appunto fabbriche di careggine. Circa 800 anni fa dei fabbri ferrai provenienti da Brescia si trasferirono in questa zona. 31 case, una chiesa e tutto ciò che serve ad un paese per sopravvivere sono stati improvvisamente sommersi nel 1947.
2017, quando si è deciso lo sbarramento del fiume Edron per costruire una centrale idroelettrica. Per lavori di manutenzione questo lago è stato più volte svuotato. E in questa zona arrivano anche turisti per poter godere di quel paesino E dei suoi ruderi, ora sommersi dall'acqua. L'ultima volta lo svuotamento è avvenuto nel 1994 e sembra che prossimamente, fra un anno, 2026, avvenga di nuovo. Passeggiare tra i vicoli di Fabbriche di Careggine significa far rivivere la normalità di un paesino di circa 140 anime in cui si è svolta una quotidianità per circa 8 secoli. Ripartite al volo per sfuggire al caldo, perché andremo a 1000 metri sul livello del mare in un posto interessante delle Alpi Apuane. Ci teniamo a salutare i ragazzi delle colline piacentine che abbiamo appena conosciuto, Monica e suo marito, magari si riconosceranno in questo video, che sono venuti timidamente a parlarci, ci hanno anche maledetto per l'upgrade sulla moto che hanno intenzione di fare, vedendo anche la sorellona, ma vi auguriamo il meglio, ma tanto ci si sentirà. Siamo sulla strada per l'oasi di Campocatino, un vero paradiso naturale. Ringraziamo Marco per il suggerimento, ci ha tenuto anche stamattina telefonicamente, ci ha detto non dimenticate Campocatino. Siamo nel cuore delle Alpi Apuane. No, guardate che bellezza l'ultimo tratto prima di arrivare. Oasi di Campocatino conquistata. Case in pietra, Ristorantino. mamma mia, passaggi addirittura in pietra. E ora, come dei veri eroi, casco e tute, 10 metri per arrivare all'osservatorio e ammirare lo spettacolo in fondo. E veramente possiamo dire: dove vi portiamo? col sasso di Rocca Andagia che domina e che è simbolo delle Alpi Apuane. Si cammina tra i caselli delle dimore di pastori costruite nel Cinquecento, che raccontano storie di transumanza e dicono di formaggi stagionati. Tipiche abitazioni in pietra grigia. E statue a testimoniare l'immancabile legame tra uomo e natura. Abbiamo deciso per un ristoro veloce, dato che Si chiama Rifugio di Campocatino ed è un ristorante vero e proprio. Hanno portato dei taglieri, ragazzi, che era da uscire fuori di testa. io non li ho visti, quindi Ecco, meglio per te, stai meno male. Però ci sono anche dei dolcetti, uno in particolare con marmellata di susine e mandorle. Hai preso? Non l'ho preso perché lo prenderò Io quando divorzio. prendiamo il caffè. Io faccio divorzio, come Adesso. diceva mio nonno. Per non metterci troppo sete, data la temperatura sui 30 gradi, prosciutto cotto e fontina, così non esageriamo. Siamo a dieta. E a malincuore lasciamo questa piccola oasi di pace Perché potrete godere davvero della pace che queste zone emanano e che offrono completamente in maniera gratuita e profonda. per scendere in maniera velocissima. Guardate sul navigatore la strada, 4 tornantoni in pendenza che ci porteranno al lago di Gramolazzo. Siamo giunti a Gramolazzo, sempre a Barbicata. È una regola ormai a cui ci hanno abituato tutti i paesini dell'Appennino, a partire dal nostro Lumbro Marchigiano fino a salire al Romagnolo toscano e al Tosco emiliano. Un lago artificiale creato per lo sbarramento del fiume Serchio per la produzione di energia idroelettrica. I suoi argini permettono il divertimento e la frequentazione di questo posto all'interno delle splendide Alpi Apuane, fitte di boschi, col grande sasso che domina dall'alto. C'è anche una piacevole spiaggetta dove si potrebbe fare una piacevole sosta. Oggettivamente, vedendo il colore delle acque, ma soprattutto tantissima gente a bagno, dato che ci sono 34 gradi e noi andiamo con il casco e le tute, quasi che un tuffo non ci starebbe male. Look out, here she comes. The woman that I love.
c'è anche una camminata e poi tornano i comuni e i borghi in perfetto stile medievale, una sorta di castello fortezza, giunti fino a noi in perfetta forma. Queste sono le cose che rendono l'Italia grande nel mondo, al di là della grandezza di Roma e di tutto ciò che le grandi città hanno creato, Venezia, Firenze, ma ciò che il turista internazionale ha sempre in mente dell'Italia sono proprio queste perle di borghi, testimoni di un passato burrascoso e ricco di avvenimenti. Arrivati a Giuncugnano, comune di Sillano che segna il confine con l'Emilia Romagna, e abbiamo una bella vista proprio perché Giuncugnano è considerato il paese più alto della Garfagnana. Quello che abbiamo qui di fronte a noi dovrebbe essere una delle cime, il Pisanino, e cioè la vetta più alta della Garfagnana con 1946 metri. Adesso 24 km che a livello temporale si traducono in 40 minuti per raggiungere Aulla. Ora di arrivo 16:54 e là bisogna prendere la decisione se prendere l'autostrada per salire oppure andare a destra e fare l'interna. Quindi Pontremoli, Bobbio, Barzi, eccetera eccetera. Mi ha detto di rallentare, non so se c'è un raduno. Che spettacolo! Filata di auto d'epoca. La tipo no! La barchetta era l'ultima. Sì. La 600, una delle auto più brutte della Fiat. Mentre ci accingiamo a lasciare la Garfagnana per entrare in Lunigiana, la regione fisica che si protende verso la Liguria, da sempre terra di confine e di passaggio di pellegrini e di mercanti che dal nord Italia si dirigevano verso il Mar Tirreno. Ma guardate dove hanno costruito. Io vorrei parlare con l'uomo che ha messo il primo mattone. Per questo motivo bella e irresistibile, nome Lunigiana che deriva da Luni, che era l'antica città romana sugli argini del fiume Magra, che oggi corrisponderebbe più o meno all'attuale città di Sarzana in Liguria. Salutiamo anche i nostri amici di Sarzana. Ciao Sarzana. Bellissima città, tra l'altro. Non saremo dalle vostre parti questa volta, ma verremo presto. Ci stiamo un po' perdendo. Ma oramai ci conoscete bene, ci piace tantissimo perderci in questa maniera. Prendiamo sta curva. Voglio condividere, come sempre faccio, un pensiero profondo che va fuori dalla storia. Ogni borgo attraversato, anche il più piccolo, è servito da 1/2 fontane. Quindi è verissimo che ti trovi in mezzo a nulla, ma al tempo stesso è vero che non devi fare la fila al supermercato e portare a casa casse e casse d'acqua. Qua l'asfalto non è messo benissimo, ma se pensiamo a dove ci troviamo bisogna ammettere che è messo anche troppo bene. E terminiamo il nostro grand tour della Lunigiana arrivando a Fivizzano. Siamo ad Aulla, ultimo baluardo in terra toscana per noi per questa volta. E purtroppo tocca non mantenere la promessa che avevo fatto a me stesso, ovvero non prendere l'autostrada in questa quarta stagione europea, ma ci sono 37 gradi, sono le 5:31 di pomeriggio e noi abbiamo ancora 165 km, 2 ore di tempo, quindi arrivo alle 19:33 se prendiamo la strada più veloce, ovvero l'autostrada, mentre se si continuasse per l'interna significa 3 ore e 30. Quindi abbiamo deliberato che non si può sempre arrivare tardissimo, ma soprattutto con questa temperatura è un po' complicato. Vediamo se funziona il Telepass. 6 mesi che non lo utilizzo. Col cazzo. Ma perché non funziona? Guardate ragazzi, io prenderei
calma, 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 calma. Vamos, direzione Genova-Livorno, non la prima ma la seconda, ed andiamo a testare una cosa molto interessante, ovvero il cupolino maggiorato della Wunderlich. Quindi impostiamo la velocità di crociera a 140 km/h. Dando una piccola sgasatina perché fa bene ogni tanto far rallentare il motore. Per la mia altezza, per la sella alta, questo cupolino voto 10. Sentite il comfort, nel senso sentite il rumore dal microfono, ma cosa importantissima, i moscerini si fermano qua e non sulla visiera del casco. Da quando siamo partiti non ho mai pulito la visiera, non ho un moscerino attaccato. A 12 direzione Genova, sempre 37 gradi costanti e 62 a 7. Questo pezzettino di autostrada fatta lo annovero tra le autostrade più brutte, non tanto per il panorama, che tra l'altro è bellissimo, però per il fatto che l'autostrada è stretta, che ci sono tantissime gallerie, i limiti sono bassi, però ci godiamo il suono della Krapovic. Il nostro pezzettino di autostrada l'abbiamo terminato. Allora, carte, andiamo sul secondo. Ho spento la telecamera come siamo arrivati al casello, ma poi con calma vi racconteremo cosa ci è successo, perché quando siamo entrati il telepass non ha funzionato, mentre quando siamo andati ad uscire, prima di mettere il biglietto si è aperta la sbarra ma ha prelevato 78 euro dal telepass, cosa che in teoria penso avremmo dovuto pagare 6, 7 euro, 8 euro, una cosa del genere. Quindi domani chiameremo, abbiamo le dashcam come prova e vi aggiorneremo sull'evolversi della situazione, sperando che vada tutto bene. La struttura si trova a 600 metri sul livello del mare, quindi speriamo che la temperatura sia accettabile. Siamo già in Piemonte, ragazzi, provincia di Alessandria. Siamo già in Piemonte, siamo partiti 6 giorni fa, 6 giorni per arrivare in Piemonte. Una volta questi giorni arrivavamo a Caponord, quindi sono un po' cambiate quelle cose, però è anche vero che abbiamo fatto tutte stradine pazzesche. Quello che invece non è cambiato rispetto al solito è che anche questa sera arriviamo alle 8:37. Io dico, non impariamo mai, siamo un disastro. Anzi, oserei dire peggioriamo, e era difficile riuscire a peggiorare. ...400 metri, poi dobbiamo andare a destra. Siamo in località Cabella. Bellissima tenuta. La struttura da fuori è interessante, il parcheggio è enorme, poi andiamo a chiedere se hanno un posto proprio per la moto. Arrivati. Ci troviamo a Dernice, tra i torrenti di Curone e di Borbera. Oltre ad essere conosciuta per i vini, il Timorasso prima di tutti, è conosciuta per la produzione di un formaggio che prende il nome da una frazione proprio qui vicino, il Montebore. Vi presentiamo i proprietari di Tenuta Cabella. Ciao, io mi chiamo Francesco, qui siamo a Tenuta Cabella, a Dernice, siamo in Val Curone. Ciao, io sono Francesca e siamo qui a Tenuta Cabella, quindi anch'io condivido questa situazione con Francesco. Ciao, io sono Viola, la perra, una delle perre di Tenuta Cabella. Vi vogliamo anche presentare l'uomo in cravatta. Questo è il suo punto debole, di tanti cani, ma lui proprio lo offre in modo... Dai una grattatina, vero Silvio? Perché Tenuta Cabella in questo territorio? Perché io nasco poco lontano da qui, nella valle parallela alla Val Curone, e quindi diciamo le mie radici sono qua, la mia passione è nata poco lontano da qui. Qual è l'impronta che avete e che vorrete dare a Tenuta Cabella, che è giovanissima come struttura e come azienda? È molto semplice, è un progetto di filiera corta, a noi piace definirla cortissima, è un'azienda biologica, in conversione biologica
perché abbiamo iniziato da poco. Ma cosa intendi per filiera corta? Intendo che noi partiamo dai nostri pascoli dove alleviamo i nostri animali, i quali ci danno il loro latte in base a quello che mangiano pascolando, trasformiamo qui il latte dei nostri animali e vendiamo qui i nostri prodotti sia nello spazio aziendale sia nel ristorante, quindi tutta la filiera di produzione del formaggio è gestita internamente dalla nostra azienda. Allora vediamo se quello che ci ha detto Francesco è quello che si verifica davvero qui a Tenuta Cabella. Qui vedete i nostri animali, ora li vedete dentro, sono rientrati pronti per la mungitura, stati al pascolo tutto il giorno e potete anche vedere la mungitura se volete. Questo è il processo di mungitura. Le nostre pecore salgono in questa stazione dove hanno del mangime che le attira e poi vengono munte e dopo scendono lasciando il posto a quelle che sono in fila come vedi qua sopra. Dopo la mungitura ovviamente il nostro latte, passando per la sala di refrigerazione, arriva nel caseificio e viene lavorato quotidianamente e come vedi qui oggi abbiamo la produzione del giorno. Salve, sono Alessio, casaro dell'azienda. Produciamo montevole, formaggi di solo pecora o misti come il montevole, pasta dura e un blu di pecora particolare. Ultima cosa interessante, stamattina mentre eravamo al lavoro li abbiamo visti uscire al pascolo. Francesco, quanto tempo rimangono fuori al pascolo? Allora, i nostri animali rimangono al pascolo per tutta la giornata e durante l'anno l'obiettivo è di cercare di farli stare liberi circa 8 mesi all'anno in base poi naturalmente alle condizioni climatiche. Perché così tanto tempo fuori al pascolo? Siccome il nostro obiettivo è fare dei formaggi di qualità, cerchiamo di procurarci nel modo più semplice possibile latte di buona qualità. Gli animali che pascolano notoriamente producono latte di qualità superiore. Noi abbiamo scelto questo posto perché eravamo immersi nella natura, perché abbiamo visto che c'erano degli animali e perché abbiamo intuito che c'era un valore aggiunto e che si mangiava bene. Abbiamo già assaggiato i ristoranti arrivati ieri, ci siamo accorti che Francesco e Francesca si sono contornati di collaboratori che hanno scelto minuziosamente. Avevano già delle basi nel settore e sono andati a cercare le persone che volevano. Ieri ci hanno detto una cosa: il nostro progetto è quello di dare il massimo della qualità in mano a persone che possano realizzare il massimo della loro espressione e della propria creatività. Ultima info interessante per i motociclisti, ovvero dove lasciare la moto. Di spazio ce n'è tantissimo, noi l'abbiamo lasciata all'interno del cancello, ma come potete intuire la sicurezza da queste parti non è assolutamente un limite. Sentite questo rumore di sottofondo dei mezzi movimento terra, perché proprio in questo momento stanno realizzando una piscina funzionante forse dall'autunno, ma voglio portarvi nella parte posteriore perché vi abbiamo fatto conoscere i proprietari, avete visto un po' come si lavora all'interno, ma non avete visto questa cosa. Guardate che spettacolo, ovvero le scuderie come sono state realizzate. Sono due zone distinte, qua e qua. Esatto, sono divisi perché loro non si conoscono e quindi litigano, perché i cavalli solitamente vivono in piccoli branchi. Prima di riuscire a metterli insieme ci deve essere un'adeguata conoscenza e ci vuole del tempo. E la litigata tra cavalli come finisce di solito? E finisce che, vabbè, lui è molto socievole, quindi al massimo le prende lui, lo picchiano. E lei invece è una femmina, è dominante, un po' leader del branco, molto istinto materno, quindi per esempio loro sono già avvicinati, allora lei quello che fa, prima li avvisa, quindi si impettisce tutta, sembra un leone, poi se loro non comprendono il suo linguaggio picchia per terra e quindi se loro non arretrano e comunque invadono ancora il suo spazio vitale, allora lei può rampare con le zampe davanti. Questo è l'avvertimento. Nei momenti in cui lei deve far capire che qualcuno sta invadendo il suo spazio e quindi sta esagerando, solitamente si girano col sedere, fanno il gesto di calciare. Il calcio arriva proprio se c'è una situazione in cui limite in cui c'è proprio una mancanza di rispetto. Perché il calcio fa male, il calcio fa male ed è pericoloso. Infatti io per venire qua gli ho tolto i ferri dietro. Loro hanno i ferri davanti, i ferri dietro li ho levati. Ieri infatti lui, che aveva il problema delle zanzare, continuava andare da lei a urtarla, lei a un certo punto si è girata, 1, 2, al 3, le ha tirato un calcione. Fortunatamente lui è alto, quindi non ci è arrivato. Che è abbastanza inefficace. Tu hai saltato con lui? Lei per le gare che faccio io è molto piccola, nel senso che
è una cavallina piccolina per il salto ostacoli. Pura curiosità, Sì. il salto più alto che hai superato? Allora, quando ero giovane facevo Eri salti più giovane, alti. anche adesso non è che sei... No, adesso non è che... Però diciamo saltavo 1,35 m, 1,40 m, che sono grossi. Complimenti. Adesso ho ripreso a montare perché ho smesso di montare per tanti anni, poi ho ripreso. Adesso, vabbè, lui l'ho preso giovane, adesso stiamo facendo le 130, lo scopo spero il prossimo anno di entrare in 135. È Con pericoloso saltare a 1,40 m? Cosa può Allora, in realtà è pericoloso saltare anche un saltino così, nel senso che, per esempio, io sono caduta recentemente con lui in gara perché si è ricevuto da un ostacolo che era doppio, quindi ha messo male il piede, per cui siamo caduti tutti e due e fortunatamente, vabbè, io non mi sono uccisa perché avevo l'airbag. Addirittura l'airbag Sì, come noi in moto? Esattamente, sì, è lo stesso, Ha uguale. funzionato? Airbag elettronico o meccanico? Allora, noi adesso usiamo quello meccanico, ma adesso stanno mettendo in commercio a breve anche quello, mi hanno detto quello elettronico. Quindi il futuro è l'elettronico? Il futuro è quello elettronico. Perché tu ti devi agganciare meccanicamente alla sella del cavallo. Bravissimo. Uguale alla moto, Esatto. identico alla moto. E l'unica cosa che, allora, per quello elettronico secondo me ha fatto un po' più fatica a progettarlo perché chiaramente... Perché tu il cavallo comunque, ha tante vibrazioni. sì, e poi comunque può avere degli scarti e quindi... Che può esplodere anche quando non serve. Bravissimo. È come la moto, Esatto. uguale. Ma adesso pare che questo qua, se non riuscite a settarlo, addirittura se tu scendi da cavallo con l'airbag senza averlo, diciamo, disinserito, sì. non scoppia se c'è un determinato dislivello, comunque se tu, diciamo, cadi in piedi, ecco. Io penso che il futuro lo sistemeranno, lo perfezioneranno talmente tanto sì. che il futuro è quello. Vabbè, a me ti dico, io ho il cordino, non è che Sì, sì, alla fine. L'unica fregatura è che appunto tutte le volte che devo scendere da cavallo ti devi ricordare. Infatti le prime volte, infatti diciamo che noi abbiamo nell'ambito adesso delle gare, abbiamo questa frase un po' che ci fa ridere. Diciamo, noi impariamo a scendere da cavallo staccando l'airbag perché sennò ogni bomboletta costa 25 euro. E dopo la piacevolissima chiacchierata, dalla quale ho imparato tantissime cose perché sono molto ignorante in materia, moto stracarica come sempre, pronta a partire, direzione nord-ovest perché il nostro intento è avvicinarsi ai passi alpini. Take it to the big sea.